L'Emilia-Romagna da molto tempo investe sulla cooperazione allo sviluppo, più di €1 milione per un bando che ormai cofinanzia centinaia e centinaia di progettazioni su tantissimi temi nei nostri paesi di cooperazione: sanità, istruzione, pari opportunità, scuola, sviluppo. Siamo contenti di aver formulato un piano triennale sulla cooperazione allo sviluppo 2016-2019 che ha come obiettivi quello di creare condizioni di co-sviluppo con i paesi africani e di continuare a lavorare perché la nostra cooperazione sia fruttuosa, quindi possa negli altri paesi anche far nascere dinamiche di imprenditorialità. Riteniamo che il compito della politica sia quello di svolgere politiche di solidarietà non solo all'interno dei nostri confini nazionali ma anche all'esterno. Il progetto Shaping Fair Cities è finanziato nell'ambito del programma DEAR della Commissione Europea. Per noi è un'occasione importantissima come amministrazione regionale, non solo perché siamo capofila di un partenariato molto ampio che riguarda diversi paesi dell'Unione Europea e 2 paesi non Unione Europea che sono Mozambico ed Albania. Ci interfacciamo con altre istituzioni, regioni, municipalità, ma anche con il mondo dell'associazionismo e della società civile. Per noi è importante aver avuto la possibilità di lavorare sui temi dell'Agenda 2030, che sono ampi, sono 17, ma con questo progetto riusciamo a trattare principalmente quelli legati all'inclusione sociale, ai temi dei diritti e all'inclusione sociale alla scala delle città. Inoltre ci sono temi trasversali come il cambiamento climatico e il tema dell'immigrazione. Migrazione e percezione dell'immigrazione sono 2 fenomeni distinti che devono essere tenuti distinti e analizzati in maniera distinta. Un conto è la realtà dell'immigrazione, un conto diverso è la percezione che noi abbiamo del fenomeno migratorio. Da questo punto di vista i dati che riguardano l'Italia, ma non solo l'Italia, purtroppo non sono felici. Siamo il paese a livello europeo che sbaglia di più, che ha un errore di percezione, che distorce la realtà in maniera superiore rispetto agli altri paesi in maniera significativa. Questo significa che abbiamo appunto una visione distorta, un'illusione ottica di quello che è un fenomeno invece rilevante, cruciale per capire e per disegnare politiche, per capire la politica, per cercare appunto di definire un futuro, un profilo della società nei prossimi anni. Ormai da qualche anno, sostanzialmente dall'inizio della crisi, in tutta Europa si assiste a una fase di recessiva nelle migrazioni, cioè di riduzione degli ingressi rispetto alle uscite. Siamo quindi in una fase, diciamo, di riduzione del fenomeno, il boom è alle nostre spalle. Per quanto riguarda proprio i flussi migratori che hanno caratterizzato la penisola balcanica, noi nella nostra ricerca, che è stata finanziata da ESFON e dalla Commissione Europea, ci siamo soffermati soprattutto su 4 grandi flussi. Il gruppo più grosso migratorio dopo i siriani era proprio quello costituito dalle popolazioni dei Balcani, prima ancora di quello degli afghani. Questo per dare un po' un'idea. Quando si parla di migrazione si parla di un percorso, di un viaggio lungo che coinvolge i paesi di origine, i paesi di transito e i paesi di approdo. Troppo spesso il ruolo delle ONG nella narrazione quotidiana viene relegato, circoscritto solo ai salvataggi nel Mediterraneo per quanto necessario. In realtà le ONG dell'Emilia Romagna sono soprattutto attive nei paesi di origine e nei paesi di transito, quindi cercando di creare le condizioni per una vita dignitosa proprio là dove spesso le persone decidono di partire. Sono molto contenta dei progetti, delle centinaia di progetti che in questi 4 anni abbiamo contribuito a finanziare, perché sono progetti che riguardano tematiche rilevantissime, quindi dalla salute appunto allo sviluppo economico, alla microimprenditorialità, alle pari opportunità, al problema della povertà, sempre in sintonia con gli obiettivi dell'Agenda 2030.